que tu corazón se abra y repite este mantra. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Ciao e benvenuta, io sono Holly Moon e questo è Astro Day, il femminile alla luce delle stelle, dove esploriamo il potere delle deghe greche attraverso l'astrologia. Io, amica, sono completamente entusiasta, è qualcosa davvero di magico per me, perché come ti raccontavo la prima volta, mi ha dato tanto questo percorso e poter condividere con te queste ispirazioni, intuizioni che ho avuto è qualcosa di magico e potente e spero davvero che senza alcun tipo di aspettativa possa regalarti la stessa gioia che ha dato a me. Oggi passiamo alla seconda dea vulnerabile, ne abbiamo già sentito parlare nell'episodio scorso, si tratta di Persefone, la figlia di Demetra. Come al solito io ci tengo a farti vedere il disegno che ha realizzato Claudia. La mia stampante stampa con colori diversi, quindi il vestito che troverai nel post ha un altro colore, ma ti dico la verità, non mi dispiace neanche in questa versione. Quindi qua possiamo già intuire una dualità. Abbiamo il segno dei gemelli e vediamo Persefone in due ruoli, quello della fanciulla che sta raccogliendo i fiori, come racconta il mito di Demetra, e dall'altra parte un teschio in mano. E vedremo poi quella che sarà l'evoluzione di Persefone. Oggi mi concentrerò a raccontarti quello che è archetipo Persefone nel ruolo di fanciulla. Allora, prima di tutto mi piacerebbe anche raccontarti in una maniera un po' più specifica perché Olimpia ha trovato una connessione tra Persefone e il segno dei gemelli. Persefone è l'archetipo della connessione con gli altri. Quale segno migliore dei gemelli, che è governato da Mercurio, che è la curiosità, la comunicazione, poteva rappresentarla meglio? A parer mio, nessuno. Tra l'altro poi scopriremo con il prossimo episodio quella che è la dualità di Persefone, caratteristica ben nota nel segno dei gemelli, che è quello che gli permette anche di sapersi adattare alle situazioni e alle persone. Questo è un concetto molto forte nell'archetipo Persefone, perché Persefone fanciulla, detta anche Core, è quel tipo di donna, di ragazza, ma anche di donna, che è ancora nella sua età fanciullesca, si potrebbe dire l'età adolescenziale, quella fase in cui è curiosa, compie delle nuove esperienze, ma non ha ancora ben chiaro cosa vuole fare da grande. E magari, sai, può anche capitare che tu abbia vissuto, come ho vissuto io, questo tipo di esperienza, di sentirti la fanciulla, la core, magari anche quando si è intrapreso un nuovo corso di studi, un nuovo lavoro, la nuova esperienza anche quella di diventare madre. Sono tutte esperienze nuove per il quale non siamo nate imparate. E questo è un po' l'archetipo di Persefone nella fase fanciulla. Ti ho già raccontato che durante questi incontri parlerò molto di quelle che sono state le intuizioni che ho avuto riguardo le connessioni di questi archetipi e non soltanto sotto il punto di vista del segno zodiacale, come in questo caso Persefone col segno dei gemelli, ma cercherò anche di portare alla luce appunto i lati luce e ombra di questi archetipi. Vediamo anche un tipo di donna che viene definita come donna anima, una donna che viene agita e non che agisce. E diciamo che questo potrebbe essere un po' il lato ombra di questo archetipo, ovvero quel tipo di donna che non sente di avere un suo scopo, ma piuttosto essere accondiscendente e adattabile a quelli che sono i desideri altrui. Ricordo che Persefone fa parte di quelle dee vulnerabili, quindi dee estremamente dipendenti dagli uomini, in questo caso, dipendenti dagli uomini e fragili, molto vulnerabili, però
riescono a trovare la loro forza. Vediamo un po' questo aspetto della donna anima, della donna agita e della donna che compiace l'uomo. Ma abbiamo anche visto un altro lato di questa archetipo fanciulla, il rapporto madre-figlia, questo ruolo molto forte di Demetra, questo scopo nella vita, nell'essere soltanto madre, dare nutrimento, dea delle messi. Qui abbiamo anche una Persefone che è molto intenzionata a mantenere il suo ruolo di figlia e di non far dispiacere sua madre. Qua all'interno del libro ho segnato una frase che mi è piaciuta tantissimo e ho proprio piacere di leggerti. Voilà, allora, sentite qua. La figlia Persefone vuole compiacere la madre. Questo desiderio la spinge a essere una brava ragazza, obbediente, attenta, che spesso vive al riparo o protetta da esperienze che presentino anche una minima possibilità di rischio. È un modello che riccheggia nelle rime di una filastrocca. Mamma, posso andare a nuotare? Sì, mia adorata, appendi gli abiti al ramo di un albero e non avvicinarti all'acqua. L'ho adorato. Cioè, questo rappresenta proprio come la madre è vero che sia possessiva e il controllo, quanto la figlia tenga a mantenere questo ruolo e a non creare dispiacere alla madre. Di nuovo, l'abilità di Persefone di adattarsi, come il segno dei gemelli, e del essere in connessione con gli altri. Il suo modo è sempre un modo passivo, comunque, un po' la caratteristica che accomuna tutte queste idee. Quindi vediamo Persefone che viene agita, passiva, nella condiscendenza, nel non volere fare dispiacere nessuno. Ma visto che Persefone si tratta della dea archetipo della connessione con gli altri, mi piacerebbe un attimo ricordare quelli che sono i tre rapporti principali dei quali Persefone è vittima. Prima di tutto il rapporto con la madre. Ci ricordiamo che questa madre, molto protettiva, nel momento in cui la figlia viene rapita, lei va in tilt completa per 9 giorni e 9 notti, non mangia, non beve. E Persefone come sta? Persefone è ormai negli inferi, infelice, che sta aspettando che qualcuno venga a salvarla. La madre riesce ad attirare l'attenzione del suo ex amante marito Zeus e in questo modo riesce finalmente a far ritornare Persefone. Persefone rappresenta proprio l'innocenza e la dolcezza. Io mi immagino questa ragazza di una bellezza straordinaria che sta raccogliendo i fiori insieme alle sue amiche, cioè è un'immagine veramente poetica. Tra l'altro Persefone rappresenta la primavera, proprio questo sbocciare, questo freschezza e giovinezza. Poi, visto che abbiamo parlato di madre, altro rapporto che mi viene osservare tanto quanto è quello tra Persefone e suo padre Zeus. E a me ha colpito particolarmente la frase che ha tirato fuori Zeus quando Demetra, disperata, gli chiese aiuto per poter far tornare sua figlia dal mondo degli inferi. E Zeus, padre di Persefone, rispose con tale eleganza: Ma dai, su, alla fine Ade non è così un genero da disdegnare, perché no? Alla faccia, cioè ti hanno rapito la figlia, te l'hanno violentata, perché comunque è noto questo nei miti greci che le dee vulnerabili tutte hanno subito violenze da parte di uomini, verbali, mentali e fisiche, quindi garantito. E ci sia questo distacco nella figura paterna completamente. Cosa può vivere Persefone a livello di rapporto con la figura paterna? Una sensazione di abbandono o comunque di disinteresse. E cosa fa Persefone? Non reagisce neanche a questo, lei lo accetta, magari con tristezza, però resta nella sua passività. Lei ormai si è arresa al fatto che Ade l'ha rapita e Ade se la terrà. E quindi, scusa, parlando di Ade, vediamo un attimo di capire come sarà il rapporto con questo dio. Ade sappiamo, dio degli inferi. A livello simbolico rappresenta la trasformazione. Bellissimo.
Io sono contentissima, soprattutto perché diciamo da un aspetto esterno potrebbe sembrare oddio, il dio degli inferi, gli inferi, la morte, qualcosa di spaventoso. No, cioè affrontare la morte, affrontare l'oscurità, il buio, ma anche solo nei tarocchi, se qualcuno è interessato lo saprà benissimo, la morte è una carta bellissima perché è quella che dà la trasformazione, l'evoluzione che possiamo avere. E cosa succede? Ade dagli inferi individua Persefone mentre sta raccogliendo i fiori. Bellissima, giovane, molto attraente, forse anche proprio perché rappresenta la giovinezza, la luce e lui fa parte del mondo degli inferi, dell'ombra, dell'oscurità. Quindi viene attratto da questa figura. Vi erano tante dee, eppure Ade ha scelto proprio Persefone. Non sarà un caso. La rapisce, la porta giù negli inferi e se ben ci ricordiamo, io me lo ricordo benissimo, quando Hermes, inviato da Zeus, finalmente verrà a prendere Persefone, come la trova Persefone? Avvilita, non è felice di essere negli inferi. Il mito del rapimento di Persefone da parte di Ade simboleggia il viaggio attraverso la profondità dell'inconscio e il processo di trasformazione interiore. Per questo può essere paragonata alla natura curiosa e inquisitrice dei gemelli, che sono spesso interessati a esplorare nuove esperienze e ad affrontare i cambiamenti. Ma di questo ne parliamo la prossima volta, quando parleremo di Persefone come dea degli inferi. Se volessimo fare una raccolta adesso di quelli che sono lati luce e lati ombra, dell'archetipo della fanciulla nella dea Persefone, a me vengono così spontanei dire lato luce, curiosità e versatilità. Persefone fanciulla è curiosa, esplora ed è in grado di adattarsi a tutte le situazioni. Secondo punto, comunicazione, l'empatia. Lei è in grado di essere versatile alle situazioni, ma è in grado di adattarsi alle persone. Se invece adesso dovessi vedere quelli che sono i lati ombra, che non vuol dire che siano difetti, sono semplicemente lati sul quale Persefone avrà bisogno di lavorare un po' di più, cosa che farà alla grande. Potrei dire che c'è la sua superficialità e dispersività, perché appunto non ha ancora chiaro quali siano i suoi desideri, quali siano le sue aspirazioni. Lei non lo sa ancora, è troppo impegnata a dipendere dagli altri, ad accontentarli e quindi non c'è spazio, non c'è tempo per quello. E quindi anche se la sua curiosità è tanta, la porta ad esplorare molto, rischia di rimanere sulla superficie, proprio la superficie delle cose. Non andrà tanto in profondità a scavare perché ci sarà tanto altro da vedere. Direi che il secondo punto, un po' sul quale potrebbe lavorare, è l'instabilità emotiva. Si sa, Persefone e i gemelli possono essere tanto influenzati dalle fluttuazioni emotive e avere delle difficoltà a mantenere un equilibrio interiore stabile, perché sono tanto sensibili alle varie influenze di ciò che li circonda, però sono punti sul quale possono lavorare tranquillamente. E questo è un riassuntino di quello che è l'archetipo fanciulla Persefone e la connessione che ho trovato io col segno dei gemelli. Dea vulnerabile, dea dipendente, lo ripeto perché non vedo l'ora sia il prossimo episodio per raccontare la trasformazione di Persefone, vedere cosa succede a questa dea collegata al segno dei gemelli. Qua la vediamo nell'età fanciullesca, raccoglie i fiori, giovane, primaverile, fresca e pura. E qui invece la vediamo tenere in mano un teschio. Non mi sembra impaurita, non mi sembra che non sappia cosa fare di questa cosa, anzi, vedremo delle belle. Prima di concludere, lascerò come al mio solito una pratica o un pensiero o non lo so, devo ancora farlo, sarà divertente, qualcosa che ci possa connettere a questo archetipo e ci possa far riflettere non tanto sulla nostra vita, ma su temi universali che esistono. Se tu ti sei sentita rispecchiata, mi fa piacere, perché è qualcosa che tutti noi esseri umani possiamo provare, ma non c'è alcun tipo di giudizio in questo. E comunque, anche ti fossi identificata, è un'ottima notizia
che è quella che tutte le dee possono trasformare il loro lato ombra in qualcosa di positivo. Quindi anche fosse non ti sentire mai avvilita. A me è successo di sentirmi tutte le dee, tutti i loro lati ombra. Non ti preoccupare, è una fase, succede a tutti, ti passerà. Ti abbraccio forte e sono contentissima di essere qui. Grazie. Ciao bellezza. Oggi ti invito a unirti a questo momento speciale che sto vivendo con la mia famiglia. Non è un'abitudine, siamo in un posto nuovo e mentre tagliamo l'erba insieme riflettiamo sulla connessione tra l'archetipo della fanciulla Persefone e il segno dei gemelli e su come questa connessione si possa manifestare nella connessione con gli altri. Come potrai vedere, la mia famiglia ed io stiamo lavorando insieme, godendo della bellezza della natura e della compagnia reciproca. Questo momento rappresenta non solo un'attività quotidiana, ma anche un'opportunità per rafforzare i nostri legami e per crescere insieme. Persefone, nella sua forma fanciulla, rappresenta l'innocenza, la curiosità e l'apertura verso il mondo. Il segno dei gemelli mi insegna l'importanza della comunicazione e della connessione. Mentre tagliamo l'erba, vediamo nostro figlio esplorare con curiosità ogni angolo del prato, proprio come Persefone esplora il mondo intorno a lei. Tagliare l'erba insieme è un'attività semplice, ma significativa, che ci permette di interagire, di condividere esperienze e di costruire ricordi. Come i gemelli, noi ci adattiamo e collaboriamo, ognuno portando il proprio contributo unico, ma lavorando insieme verso un obiettivo comune. C'è un momento per il gioco e la scoperta, come quando Andrés corre tra l'erba, e un momento per la concentrazione e il lavoro, come quando ci coordiniamo per completare i nostri compiti. Questa dualità ci ricorda che possiamo essere sia seri che giocosi, sia lavoratori che esploratori, e che ogni aspetto ha il suo posto e il suo valore. Ogni taglio di erba, ogni sorriso condiviso, ogni parola scambiata ci aiuta a costruire e rafforzare la nostra identità familiare. Questa attività mi ricorda anche l'importanza di essere presente e consapevole. Ogni momento trascorso insieme, ogni azione coordinata mi aiuta a essere più consapevole dei bisogni e dei desideri degli altri, rafforzando così la nostra connessione. Ti ringrazio per aver condiviso questo momento con me. Spero che questo video ti ispiri a trovare la bellezza nelle attività quotidiane e a valorizzare le connessioni con i tuoi cari. Come Persefone e i gemelli, possiamo tutti imparare a bilanciare curiosità e consapevolezza, esplorazione e identità, creando così una vita ricca e significativa. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio. A presto. Deja que tu corazón se abra y repite este mantra. Estoy bien.